un vigneto di sedilè sulla parte di destra che è 1904, quindi c'ha più di 100. Poi questi sono tutti nuovi vigneti a Canonau, 15 anni, 30 anni. Adesso saliamo direttamente, che siamo di qui siamo nel cuore si chiama Garaunele, che dà uno dei vini più corposi di Mamoiada, ecco. Quella zona lì si chiama Elisi per Darlongas. Qui siamo alle porte del Supramonte. Questa è una zona molto ventilata, poco umida, sempre secca. E comunque, ecco, ci sono due stanze, come vedete. Una adesso, una, e poi dentro ce n'è un'altra. Infatti la traduzione che fanno certe guide turistiche della casa delle fate, ecco, nella tradizione sarda la fata non è mai esistita, quindi ste fate non si capisce da dove siano venute. Esatto. In realtà sono una sorta di costruzioni funerarie, sostanzialmente. Sì, esatto. E ce ne sono alcune strabilianti. Cioè dove c'è il toro disegnato. Il toro disegnato e soprattutto ci sono degli affreschi, ma che risalgono al 2000 a.C., 3000 a.C. Esatto. Ne abbiamo tanti a Mamoiada. Diciamo che non sono valorizzati come dovrebbero, ecco. Sono cepi che hanno qualsiasi malattia possibile e immaginabile, il mal dell'esca ce l'hanno magari da 50 anni, però va sempre lì, producono. Adesso qui ci sono stati problemi di freddo, il vento freddo qui ha fatto un po' di danni, quando era il germoglio era così, ha fatto un po' di danni, però nonostante questo la produzione sembra buona, ecco. Adesso ecco i grumi, no? Qui siamo questa è la classica terra di Garaunele, cioè più che altro sabbiosa con una piccola percentuale di argilla, ma si parla di fesserie, più che altro è sabbia pura, pochissima sostanza organica, perché questa per diciamo il 90% della vita di questa vigna è stata lavorata tradizionalmente, quindi a rattura, a scalfare e a rincalzare, e quindi comunque la sostanza organica, se non si apporta ogni tanto, fare un sovescio, comunque un apporto di letame, ogni tanto ci vuole, cioè togliere la terra dal colletto delle viti e evitare che la vite si affranchi, cioè che esca la vite americana da sotto. Ogni anno viene scalfata e viene tagliata, perché sennò in pochi anni, se tu non la ari, la vite americana viene fuori e non la controlli più. Scalzatura vuol dire questo scanalamento. Adesso così la terra è rincalzata, però noi d'inverno a dicembre, gennaio, passiamo con l'aratro qui e togliamo la terra e rifiniamo con la zappa, quindi rifiniamo con la zappa tutte le vigne e si libera la pianta, si fa respirare, le radici superficiali vengono a seccarsi, perché in un anno fa subito radici, vanno a seccarsi, e poi si rincalza, diciamo verso giugno, fine giugno, ecco, gliela raschi bene e allora poi dopo puoi rincalzare. Ecco, quella è una pratica, ormai la fanno tutti. Qualcuno ha provato, anche noi, parlo di Cantina Sedileesu, a fare la non lavorazione del terreno, la verità. In mezzo non si può, volendo non puoi anche non lavorare, ma sulla pianta, su questi terreni devi per forza lavorare.